Ciao Rangers! Oggi voglio parlarvi di Hexagon, una serie scritta da Meat, uno degli sceneggiatori della show, la cui uscita era prevista al posto di Ninja Storm. Sarebbe stato uno show incredibile, in cui venivano coinvolti molti Rangers del passato. Avremmo assistito a un nuovo scontro tra Jason e Tommy, e tanto altro. Quindi mettetevi comodi, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi e preparatevi a ritornare nei primi anni 2000. Capitolo 1. Le origini. Il piano iniziale prevedeva di dare seguito ad alcune idee nate durante il crossover Forever Red e di concludere tutte le questioni lasciate in sospeso, da Mighty Morphin fino ad arrivare a Wild Force. C'era un piano per rivelare l'identità del Phantom Ranger. C'era un piano per spiegare come alcuni Rangers in Forever Red hanno riacquistato i loro poteri. C'era un piano per tutto. L'intenzione era che questa 11ª stagione riunisse e concludesse tutte le stagioni precedenti. Una volta terminata la scrittura di Wild Force e la produzione stava finendo, Amit ha iniziato a ricercare ed elaborare piani per adattare Hurricane Ranger come prossima stagione, le cui riprese sarebbero dovute iniziare a Los Angeles. Bisogna ricordare che Hexagon, oltre ad essere un piano in una fase molto approssimativa, nacque durante un periodo particolarmente difficile per il brand. Capitolo 2. Hexagon. Il nome Hexagon ruotava attorno all'idea di un'organizzazione ombrello che unisse la maggior parte delle varie squadre di Power Rangers che si sono viste nel corso degli anni. Il nome Hexagon derivava dall'idea che la base operativa dei Power Rangers sarebbe stata un edificio gigante dalla forma appunto di un pentagono. Doveva essere un quartier generale molto più grande del centro di comando di Zordon, una fortezza inespugnabile e super sorvegliata. L'Hexagon doveva essere guidato da Tommy Oliver, che avrebbe agito come mentore per i Power Rangers della stagione. Infatti, come viene raccontato in Forever Red, Tommy rimase in contatto con vari Rangers negli anni successivi. Il suo look doveva essere in giacca e cravatta, prendendo ispirazione da Nick Fury della Marvel. L'idea della stagione ha avuto la sua genesi durante l'episodio Rinforzi dal futuro di Wild Force, quando Wes dice a Cole: ci sono altri Rangers là fuori, tutti in lotta per un obiettivo comune, maturata successivamente poi in Forever Red, quando sono stati accennati i collegamenti non visti nello show. Ad esempio Carter sapeva di TJ, Andros conosceva Jason e così via. Capitolo 3. Il gruppo. La squadra principale di questa stagione doveva essere composta da 3 giovani reclute di Rangers, ovvero i protagonisti che poi sarebbero apparsi in Ninja Storm. Questi poteri, essendo basati sui ninja, deriverebbero probabilmente da Ninja di Mighty Morphin, uno dei tanti personaggi di ritorno che avrebbe contribuito alla storia della stagione. Tommy avrebbe mandato questi 3 Rangers, magari accompagnati da altri Rangers più esperti, in missione in risposta agli attacchi dei cattivi. Invece di una sola città centrale, dove avrebbero avuto luogo tutti i combattimenti, la battaglia di ogni episodio potrebbe svolgersi in varie località dell'universo dei Power Rangers, come Angel Grove, Mariner Bay e così via. Le reclute avrebbero viaggiato a bordo dello speciale elicottero Stealth dell'Hexagon, pilotato da Joel, di Lightspeed Rescue. Capitolo 4. I cattivi. I cattivi di questa stagione inedita sarebbero stati vari, con anche qualche ritorno dal passato, come ad esempio Scorpina, in particolare i Villains, con una lore ancora irrisolta. I cattivi sarebbero appartenuti a più gruppi e fazioni indipendenti tra loro. I futuri Thunder Rangers dovevano essere utilizzati come un gruppo di Power Rangers ribelli che operavano al di fuori della rete Hexagon. Avrebbero respinto la mentalità dell'Hexagon, secondo cui tutti i supereroi operano sotto la guida di un solo uomo, e invece avrebbero sostenuto che i Rangers sarebbero dovuti essere indipendenti e operare da soli, spalleggiati da Jason. Dato che tutte le stagioni dei Power Rangers cercano di avere almeno 2 Rangers donne per serie, Amit, oltre a inserire una donna nel team principale, avrebbe fatto pressioni per accostare ai Thunder Rangers un'altra ragazza con l'uniforme color giallo scuro. Capitolo 5. Il conflitto. Il conflitto centrale della stagione doveva essere la rivalità tra i Thunder Rangers e il trio di reclute dell'Hexagon, con momentanee alleanze per fronteggiare nemici comuni. L'immagine di 6 Rangers divisi a metà da una linea immaginaria
con un esplicito "da che parte stai", guidava gran parte della stagione. Anche in questo caso si andava a pescare in casa Marvel, nello specifico l'evento Civil War. I Rangers delle stagioni precedenti si sarebbero alla fine ritrovati a dover scegliere con quale fazione schierarsi, con l'Hexagon o con i ribelli? Come già accennato prima, Jason doveva essere uno dei volti dell'anti-Hexagon e l'outfit con bandana e moto e l'atteggiamento da fuori legge doveva essere un preludio a tutto ciò. Avremmo poi dovuto assistere nuovamente a uno scontro tra Tommy e Jason. Capitolo 6. Il ritorno del Green Ranger e la fine degli scontri. Il Green Ranger, che sarebbe comparso successivamente in Ninja Storm, doveva chiamarsi Derek, continuando il suono di Eric, Merrick per quanto riguarda il sesto Ranger, e avrebbe fatto la sua apparizione più avanti nella serie e sarebbe stato riconosciuto come il Rangers più potente mai creato, poiché alla fine sarebbe stata l'ultima sfida contro cui i Rangers avrebbero dovuto unirsi per combattere. Avrebbe lottato come agente sotto copertura, alternando il costume con o senza giubbotto e casco diverso, a seconda della fazione dei Rangers con cui si trovava. Infine, Tommy sarebbe addirittura diventato il principale antagonista alla fine della stagione, perdendo il controllo dell'Hexagon. Alla fine, i vari Rangers avrebbero fronteggiato Tommy costringendolo a sciogliere definitivamente l'Hexagon, disperdendo così gli eroi nei loro rispettivi pianeti dell'universo dei Power Rangers. Questo sarebbe stato in un certo senso la fine di un'era dei Power Rangers, iniziata nella stagione 1 e terminata nella stagione 11, eliminando eventuali questioni irrisolte per aprire la strada a un nuovo inizio per lo show con la 12ª stagione. Capitolo 7. La cancellazione. Verso la fine del 2002, il nuovo proprietario del franchising dei Power Rangers, la Disney, decise di sostituire quasi l'intera troupe e spostare la produzione dello spettacolo in Nuova Zelanda, chiudendo definitivamente il progetto Hexagon per dare vita alla stagione che poi avremmo tutti conosciuto, ovvero Ninja Storm. Questa era la storia di Hexagon, la stagione dei Power Rangers che purtroppo non ha mai visto la luce. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qui e iscriviti se il video ti è piaciuto.